Eccoci qua, siamo giunti al momento più bello della giornata, quello da dedicare alla nostra passione, la corsa. Ma per sfruttarlo davvero al meglio è bene che tu eviti di fare alcune cose prima della tua uscita di corsa. Te le dico in questo video. Prima di uscire a correre, ognuno ha un po' i suoi rituali da seguire. Abitudini che lo aiutano a prepararsi nel migliore dei modi, sia fisicamente che mentalmente. Lo aiutano ad indossare il proprio costume da runner, mettere da parte tutto quello che fa nella propria vita e per quell'ora, o magari anche di più, pensare esclusivamente alla propria corsa. L'allenamento, si sa, è un momento fondamentale, non solo per quanto riguarda la nostra preparazione fisica, ma anche per tutti gli effetti e i benefici che ha a livello psicologico. Idealmente dovremmo riuscire a metterci sempre nelle condizioni di sfruttare al massimo ogni nostra finestra di allenamento. E nel caso della corsa, riuscire a goderci ogni singolo passo. Del resto è per questo che lo facciamo, giusto? E allora ecco 4 classici errori che in molti runner commettono e che possono compromettere la buona riuscita del vostro allenamento. Forse li conoscerai già, forse li eviti anche tu o magari sei tra quelli che li stanno ancora commettendo. In ogni caso, spero che questo breve video ti sia da guida per aiutarti a migliorare le tue abitudini prima di allenarti. Il primo classico errore è quello di passare troppo tempo seduti prima di allenarsi. Questo è un errore che si commette in generale, ma che può essere molto incisivo se commesso addirittura nell'ora precedente all'allenamento. Nei momenti precedenti l'allenamento dovremmo infatti cercare di passare meno tempo possibile seduti. Il motivo è semplice: da lì a poco andremo a chiedere ai nostri muscoli e alle nostre strutture di entrare in gioco e di impegnarsi in una corsa. Chiederemo anche al nostro sistema cardiocircolatorio un certo tipo di sforzo e passare almeno l'ora precedente all'allenamento, alzandosi spesso dalla sedia, facendo qualche passo o magari anche una camminata, è uno dei migliori modi in assoluto per iniziare a fare un preriscaldamento. Iniziando a comunicare anche al nostro sistema nervoso che da lì a poco inizieremo a muoverci e renderlo molto più attivo. Capite bene che passare da ore di seduta ad un allenamento di corsa non è la migliore strategia se volete trarre il meglio da quell'allenamento. Quindi l'ora precedente all'allenamento inizia a muoverti e una volta indossate le scarpe, mi raccomando, fai un bel riscaldamento. Se non l'hai già fatto, ti consiglio di andare a guardare il nostro video sul riscaldamento che ti spiegherà come svolgere al meglio questa pratica. Secondo errore da non fare prima di iniziare una corsa è lo stretching statico prolungato. A meno che tu non abbia problematiche particolari, non è necessario svolgere il classico stretching statico prolungato prima di iniziare a correre. Le nostre strutture ed in particolare la muscolatura necessita, prima di una corsa, di essere debitamente riscaldata e non di essere allungata, accorciata o quant'altro. Diversi runner hanno l'abitudine di dedicare del tempo allo stretching muscolare prima di iniziare a correre, pensando che così i muscoli andranno a reagire meglio. Ma non funziona così e questo è anzi un errore che potrebbe portarvi a non performare al meglio durante l'allenamento. Se vuoi preparare il tuo corpo al meglio, sia dal punto di vista muscolare che articolare, c'è una posizione perfetta che può andare a sostituire la tua intera sessione di stretching per la corsa: lo squat statico naturale. Lo squat statico naturale può essere svolto sia prima che dopo una corsa e a meno che tu non abbia necessità particolari, è tutto lo stretching che ti consiglio di fare. Se non l'hai già fatto, ti consiglio anche di andare a guardare il nostro video relativo allo squat naturale, così da capire come svolgerlo al meglio ed utilizzarlo. Terzo errore da non commettere: mangiare o bere troppo a ridosso dell'allenamento. Al di là delle scelte alimentari personali, mangiare o bere troppo a ridosso di un'uscita di corsa non è mai una buona idea.
Di certo ti serviranno le energie per correre e allo stesso tempo dovrai essere anche ben idratato. Per questo sarà importante per te bere adeguatamente nel corso della giornata e mangiare in modo da poter poi sfruttare queste riserve di energia durante l'attività fisica. Ciò che non devi fare, però, è attaccarti alla bottiglia dell'acqua o ingozzarti di barrette 20 minuti prima di andare a correre. Questo ovviamente il tuo corpo non riuscirebbe a gestirlo e potrebbe compromettere la buona riuscita del tuo allenamento. Quindi pianifica bene i tuoi pasti, magari facendo uno spuntino un'ora o un'ora e mezzo prima della tua attività, imparando anche a conoscerti e capendo qual è il tempo necessario al tuo corpo per processare il cibo e non dimenticarti di bere durante la giornata. Ma niente abbuffate dell'ultimo minuto, mi raccomando, non date al corpo un lavoro extra da fare, lasciate che pensi a correre. Quarto errore comune, penso che vi sia capitato almeno qualche volta, non riuscire ad andare in bagno prima di correre. Forse è il consiglio più scontato di tutti, o magari quello a cui non avevate pensato. Assicurati quindi di fare una tappa al bagno prima della tua sessione di corsa. Innanzitutto perché non c'è nulla di più fastidioso di quando ti scappa nel bel mezzo di una corsa e non hai un bagno disponibile. Poi anche perché se partirai più scarico, il tuo corpo sarà sicuramente più rilassato per godersi l'allenamento. Ecco, il trucco è proprio pensarci prima di partire. Un altro vero trucco salvavita è quello di portarsi dietro €1 quando andate a correre, così da non essere mai colti impreparati. In situazioni di emergenza, infatti, trovare un bar dove prendere un caffè o una bottiglietta d'acqua potrebbe letteralmente salvarvi la corsa e la vita. Bene, questi sono 4 classici errori a cui moltissimi corridori non pensano se non dopo essere partiti per la corsa. Ma da oggi non hai più scuse, li conosci tutti e sai anche come evitarli. Quindi non mi resta che augurarti buone corse, metti sempre l'euro in tasca e mi raccomando, goditi. Se non l'hai già fatto, mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube così da ricevere ogni settimana video straordinari sulla corsa. E ricordati di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. E poi, se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, condividilo con tutti i tuoi amici e lasciami detto che cosa ne pensi nei commenti.